Buonasera e buona domenica a tutti. Intanto rispondo a Garrison che è già presente, e anche il Viper. Buonasera a tutti. Fedelissimi. Sempre presenti, eh? Sì, sì, movimentiamo bene. Queste domeniche noiose. Sì, sì, movimentiamo bene queste domeniche noiose. Allora, com'è andata sta settimana con questi... Vabbè, in realtà il caldo è sparito. Il caldo è sparito. Spero che mi sentiate bene. Me lo auguro. Se c'è qualche problema ditemelo ora perché faccio in tempo a correggere, ok? Intanto vedo che la chat qua c'ha un problema. Piccolino però. Lo sistemo immediatamente. Ecco qua. No. Sì. No, allora, questa sera ragazzi volevo parlare di un argomento veramente particolare. Allora, confermatemi prima perché sennò è un problema che si senta, si veda bene tutto, l'audio vada bene, voce, musica, tutto chiaro, che non lagga niente, ma non credo che lagga perché ho trovato le impostazioni ottimali finalmente. Ecco, insomma, fatemelo sapere perché ho bisogno di saperlo. Tra l'altro, ecco, faccio questa live anche perché si vede e si sente bene. Volume giusto, non è troppo alto, troppo basso. Grande Viper. Adesso, tra l'altro, dopo la intro, mi collego su Discord nella chat vocale che chi di voi è abbonato, tra voi che siete qua, potete collegarvi in vocale chi vuole. Ok? Mentre guardiamo queste pubblicità, questo marketing sfrenato che all'epoca ragazzi bombardava e picchiava a bestia, ma altro che come siamo abituati oggi. Una volta erano veramente cazzi. Cioè, in particolare durante la console war, ma poi con PlayStation, madonna, siamo arrivati a dei livelli a un apice assurdo. A un apice veramente assurdo siamo arrivati. Quindi, insomma, ci siamo. Dobbiamo analizzare questi fenomeni del passato che ad oggi sembrano veramente incredibili. Vedremo delle cose inquietanti, assurde. Tanto me le sto preparando un pochino. C'erano tra l'altro dei registi molto importanti per fare queste pubblicità, tra cui David Lynch, giusto dire un nome. Comunque, ragazzi, adesso le vediamo, adesso le vediamo. Adesso mi sono preparato qualcosa. Giusto da vedere, ecco. Perché sono veramente incredibili. Poi vi devo ringraziare perché mi avete mandato un sacco di roba. Sia Voice che Viper, ma anche altri. Su Discord. Avete mandato veramente un sacco di roba. E quindi dobbiamo guardarle. Tra l'altro faccio una prova, voglio vedere se me la apre dove dico io. Allora, YouTube. Sì, 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 sì. Fa esattamente come dico io. Perfetto. No, perché sennò è un problema, eh. Adesso mi collego in vocal intanto. Sono in lobby. Tanto poi. Se entra qualcuno non. Potrei anche andare solo abbonati. Ma tanto. Boh, io sono collegato in vocal, ragazzi. Sono collegato adesso. E se ci sono problemi, tanto si risolve. Ho visto che Paul è su Discord. Quindi Paul, Viper. Insomma, chi è abbonato può entrare. Ecco. Nella vocal. Quindi se volete entrare sono qua. Mi si dovrebbe sentire senza problemi, credo. Poi per il resto aspettiamo. Qui non me le sono preparate. Ok. È una live un po' complicata, ragazzi, da gestire. Perché c'è un casino di roba da controllare e da gestire. Però sono convinto che piacerà. Tra l'altro poi dovrebbe arrivare anche voi. No, dicevo... sono molto contento di vedere che gli abbonati stanno crescendo. Poco, ma stanno crescendo. E quindi sono contento. Volevo farlo anche per festeggiare questa cosa. È un argomento di cui in Italia si parla poco. Allora, in generale delle pubblicità si parla.
Però delle pubblicità malate, strane, questo no, soprattutto queste qua particolarmente inquietanti. E c'è da dire che Xbox, PlayStation 2 erano veramente le più inquietanti. In Italia sono arrivate poche, non sono arrivate tutte. Adesso le vediamo insieme. E comunque alcuni vi stupiranno davvero. No, è un argomento che forse di cui non se ne parla per omertà, perché sono comunque questioni non proprio simpatiche, non proprio divertenti, ecco, e invece bisogna parlarne perché c'era un livello di creatività e soprattutto di volontà e coraggio di osare, di sperimentare, di sfidare le leggi del mercato veramente allucinanti. Dai che ci siamo, manca poco ragazzi, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo pronti, siamo pronti. Facciamo fino alle 11:30 più o meno, 11:40. Oh, eccoci qua ragazzi. Allora, spero tutto bene, ve lo dico ancora una volta, ve lo chiedo. Ripeto, siamo in vocal su Discord, se qualcuno vuole entrare tra gli abbonati siamo lì. E mi siamo preparati un po' le pubblicità. E quindi cominciamo a vedere qualcosina. Allora, introduciamo un attimo l'argomento. Noi questa sera parliamo delle pubblicità, degli spot pubblicitari, le commercial, advertise, chiamateli come volete, le advert, insomma, tutto quello che riguarda il marketing di videogiochi del passato, di console, retro console, retro computer, TV o tubo catodico, TV, insomma, in televisione, apparecchi televisivi. Ecco, parleremo di tutte queste cose. Partiremo dalle più normali, o le più simpatiche, divertenti, le più controverse, dove col termine controverse voglio intendere sia che fanno morire dal ridere, sia che sono veramente sfacciate, nel senso che durante la console war veramente si faceva guerra in modo veramente proprio balordo e illegale, come illegale, oggi sarebbe illegale, in modo scorretto, diciamo, in modo veramente boh, non so come dire, veramente marcio. Però era così, cioè, mi viene in mente la pubblicità del Game Gear contro il Game Boy, mi viene in mente la Sega of America in particolare rispetto a quella of Japan, era veramente. Tra l'altro qui vengono fuori delle chicche, dopo parleremo. Poi dopo si è passati all'essere sempre più inquietanti, soprattutto anni 90 e fino ai primi 2000 c'era questa mania, questa moda dell'inquietante, forse perché si era all'inizio del nuovo secolo. Mi vengono in mente anche certi spot pubblicitari o video assurdi di quell'epoca, anche nella musica, come per esempio Come to Daddy. Penso che l'abbiate presente, no? Come to Daddy come pezzo. Ragazzi, se non conoscete no, non Come to Daddy, come cazzo si chiama? No, si chiama Come to Daddy. Eh, scusate, eh. Sì, Come to Daddy, appunto. Ah, perché adesso viene fuori un film. Come to Daddy di Aphex Twin, ragazzi. Quel video qua, adesso ve lo faccio vedere. Cioè, non so se avete presente questo video. Questo. Questo è una delle cose più malate che voi potreste vedere, ma in generale Aphex Twin e tutti i suoi pseudonimi nel mondo della musica. Ecco, c'era un po' questo feeling, questa moda dell'ansia del fine secolo, l'inizio nuovo, poi dell'ansia tecnologica. Anche i film ne parlavano un casino. Con l'avvento del secolo, appunto, dell'ansia tecnologica e questi film, quindi molto. Poi, ovviamente, anche nella musica, ovviamente c'era il grunge, c'era il metal, l'alternative metal, il nu metal, che esprimevano dei disagi fortissimi dell'essere umano in quel periodo. Insomma, è veramente un periodo che io amo, gli anni 90. Oppure l'elettronica più spippata, più pesante, più veramente folle da fuori di testa. Vogliamo parlare dei Prodigy e quant'altro. È veramente un periodo, tra l'altro, in cui io sono nato, quindi è veramente un periodo che io adoro. Comunque, il feeling è questo. Il feeling è questo qua. Ce ne sono anche, per esempio, un altro pezzo è Rubber di Aphex Twin, adesso non mi ricordo. È Rubber Johnny, ragazzi, questo è veramente un corto malatissimo.
Rubber Johnny by Chris Cunningham, di un pezzo di Aphex Twin, ragazzi. Ecco, insomma, questo è lo stile di quelle pubblicità. Poi ovviamente c'erano dei registi che facevano queste pubblicità sul finire del secolo, tra cui David Lynch, che se non lo conoscete, ragazzi, potete sotterrarvi, che ha fatto veramente dei film allucinanti. Vi consiglio Inland Empire, Eraserhead, che è il suo primo film, Mulholland Drive, ma ne ha fatti veramente tanti, veramente inquietanti. Lui non è un regista horror, ma è veramente un regista dell'inquietante, dell'incompreso, del claustrofobico. Poi non parliamo di Dune, e Twin Peaks, Velluto Blu, ma ce ne sono Strade Perdute, The Elephant Man. Comunque, se volete proprio vedere qualcosa di peso, guardatevi Inland Empire, Eraserhead, Mulholland Drive. Insomma, sono film belli tosti, veramente, che vanno a analizzare l'inquietudine dell'essere umano. E questi spot che vedremo oggi parlano di questo. Quindi torniamo sull'argomento, che se no ci perdiamo. Intanto, se avete domande, le leggiamo. Comunque, ragazzi, questo è quello che vedremo dopo. Adesso però partiamo dalle cose più carine, perché qui ci arriveremo verso la fine. Qualche piccolo spoiler, ma non voglio invogliare più di tanto. Ci arriveremo verso la fine. Partiamo tranquilli, un pochino tranquilli, spensierati, leggeri. Partiamo un po' con qualche pubblicità carina di quelle che abbiamo visto. Allora, andiamo un attimo a vedere cosa avete mandato. Sto guardando, ragazzi, perché sto gestendo i vostri messaggi. Boh, partiamo da questo spot, i magnetici anni 90. Per vedere meglio anche i più deboli canali privati, TV Color Seleco con Super Signal System. Super Signal System, il sistema esclusivo dei TV Color Seleco. TV Color Seleco a 16, 32, 100 canali. Garantito Mamma mia. 2 anni dalla Zanussi Elettronica. Wow. A questo TV Color abbiamo tolto molte cose. Questa Oh. questa e questa. Ecco perché Galaxy è tutto schermo. Design Galaxy. Tecnologia Galaxy. 80 canali. Telecomando a 116 funzioni. 2 anni di garanzia. Galaxy. TV Color tutto schermo. Galaxy. Ragazzi, lo stanno presentando come se fossero degli oggetti erotici, mi fa morire. Queste TV. Però era quello, cioè, era quella lo stile. Un privilegio riservato a pochi. Ale, Brion Vega dà alla televisione il massimo della forma. mamma mia. il Che, massimo che dell'immagine. design. E oggi il massimo del suono. Pan Sound Brion Vega. Adesso la televisione è completa, pronta per il futuro. Brion Vega, Ok, il massimo della qualità nella sua forma più bella. ok. Se vogliamo andare un attimo, ecco, non so, guardiamo qualcosina di un po' più successivo. Pubblicità delle televisioni che sembravano dei video porno. Adesso vediamo infatti qualcosa un po'... Non dico così, però. Color Rex è un acquisto sicuro. Brion Vega serie monitor. I Mamma nuovi mia. TV Color per rispondere al meglio alle esigenze di oggi e di domani. Brion Vega, una televisione completa, sempre. Addirittura in spiaggia, ragazzi. Nordmende, l'assoluto. Sinudine, colore, stupore. Sfumature nelle tonalità dei colori, sfumature nella perfezione dei suoni. Sinudine, colore, stupore. Sfumature nella linea esclusiva. Sinudine, colore, stupore. Sinudine. Questione di sfumature. All'epoca, ovviamente, poi negli anni 60, quando è arrivato il colore, tanta roba, ovviamente. Sto guardando se c'è qualcos'altro.
Qui fanno vedere eruzioni vulcaniche. Ovviamente poi ci concentriamo sui videogiochi, però qualcosina delle TV volevo un attimo vedere. Proviamo a vedere questa roba qua, cos'è? Stanotte non si dorme, perché Garrison non si dorme? Sogni, tutto il resto è lontano. Madonna. Con il nuovo televisore Phonola Hi-Fi 34 pollici e il videoregistratore digitale stereo, perfino i programmi si divertono come matti. Ti accende, oh. Ti accende, ragazzi. Vabbè. Ok, queste un po' le abbiamo viste. Però adesso, ragazzi, vederle tutte. Volevo guardare questa che era un po' bella futuristica. Vediamo questa qua. Mi sembra molto futuristica. Questa. Philips. Philips suono spaziale. Sempre vivo Philips, suono spaziale, al centro del suono. Digivision ETT. Il primo televisore digitale è un computer che controlla l'immagine, il colore e il suono sempre. Digivision ETT. Il televisore è diventato un computer per non sbagliare mai. Digivision ETT. Madonna, che colore. Digivision ETT. L'unico televisore tutto digitale. Un computer per definire l'immagine. Un computer per controllare il colore. Un computer per ascoltare il suono stereo digitale Hi-Fi e per parlare il linguaggio digitale del televideo. Digivision ETT, un computer per televisore. Beh, ragazzi, questo era veramente... Cioè, sono i primi effetti di post-processing, di post-elaborazione della TV. Guardate, ragazzi, qua cosa è apparso, tra l'altro. È apparso questo, che infatti adesso lo voglio vedere. Qua vi chiedo scusa per le pubblicità, però questo è inevitabile. È inevitabile. Però espressioni facciali degne di film horror di serie B che però inquietano assai. Sì. Vediamo qualche pubblicità della Sega degli anni 80 e 90, quindi Master System, Mega Drive, Saturn e Dreamcast in Italia. Poi vedremo anche all'estero. The Sega Master System. Sai cosa c'è in Sega Master System? Tutta la potenza e la grafica dei grandi videogames. Perché Sega è il numero 1. Insomma, sì, è vero. Non esattamente uguale, però dipende che sistema, comunque. Sega Master System. Sai cosa c'è in Sega Master System? Tutta la potenza e la grafica dei grandi videogames. Perché Sega è il numero 1 del mondo. Ed ora ha messo tutto qui dentro. In un sistema completo espandibile, anche con la pistola interattiva e gli occhiali 3D per vivere completamente le emozioni dei tuoi games. Wow. Sega Master System. Chiedi il catalogo dei giochi e scoprirai il grande mondo Sega. Sega Master System, distribuito da Giochi Preziosi. Ragazzi, Sega Master System ti dà di più. Cosa? Acquista la console Sega edizione Italia 90. Ci sono 2 giochi ed in più trovi la cassetta del calcio per giocare il tuo mondiale. E ancora di più, la cassetta del calcio con l'autografo di Walter Zenga. Fai come me, gioca al tuo mondiale. Un po' come nei cabinati. Gioco spara e uccidi Metal Slug. Oppure il Goblin, cioè venivano chiamati così, il gioco del calcio. Con Sega Master System, entra nel team vincente. Sega Master System, console con 2 giochi, più la cassetta del calcio e un vero pallone di cuoio. Sono un'offerta di Giochi Preziosi. Forza Italia. Mi scusi, signor Calà, non vede? È verde?
È un attimo, sto giocando. Ma cos'è, il Game Gear? Siga? Mi fa giocare? Dai, prova. Esagera. Cos'è il Game Gear? Siga? Come per dire figa. Sorridi? Sei su Giochi Preziosi. Siga! Scherzi a parte, Game Gear, l'unico che diventa un vero TV a colori. Ti piace, eh? Game Gear, da Sega e Giochi Preziosi, non c'è paragone. E puoi giocare anche in tram. Vabbè. Arrivederci da Giochi Preziosi e Sega Master System 2, i videogiochi dei campioni. Andiamo un po' avanti, andiamo a vedere qualche sistema della Sega più recente. E adesso qui ragazzi sono tanti, però io dopo devo arrivare a quelle marce, che sono quelle che devo commentare di più, quelle marce, Quindi quelle più malate. Game Gear. Cosa? I 500 più veloci che invieranno la prova d'acquisto a Giochi Preziosi riceveranno in regalo il mitico Game Gear. Sega Master System Plus regala Game Gear, il videogame portatile a colori. Libidine. Fatti un regalo. Anzi, 2. Sega Master System Plus Sì, con 2 giochi. ma che è peggio dell'altro. La cassetta del calcio non in videogioco, ma vabbè, erano altri tempi. Ti regala Game Gear. Doppia libidine. Corri come Sonic, avrai anche tu Game Gear. Occhio però, sono Giochi Preziosi. Poi mi mandano dei mancini. Mi hanno detto che da qui si vede ai massimi. Cuccato, Dai, fai giocare anche a me. Quanti cazzo di soldi aveva preso questo uomo? Bello, Ti vuoi divertire tutto da solo? Egoisti, facciamo godere tutti. No! Occhio! Ehi Walter, oggi non ci fila nessuno. Per forza, c'è Jerry in regia con Mega Drive. Mega Drive. Walter, Roberto, con Mega Drive la partita la faccio io. Con Mega Drive non ce n'è più per nessuno. Sega Mega Drive, invincibile. Occhio però, sono Giochi Preziosi. Ecco. Accendi la tua voglia di Mega Drive e High Definition, suono stereo e colori. Sì, Mega Drive, il 16-bit più venduto nel mondo. Mega Drive. Mega Drive. Ed entri subito in un mondo di emozioni, di colore, di avventure. Mega Drive è più di quanto tu possa immaginare. Perché di Mega c'è solo Mega Drive. Mega Drive e Giochi Preziosi. Vuoi giocare con Super Monaco Grand Prix? Che c'è, campione? Sei rimasto senza benzina? Sega Mega Drive, solo per veri campioni. Come erano belle ragazzi, queste erano veramente incredibili, Proviamo ad andare a vedere. Ecco, questo mi sa che c'è il Mega CD. Sì, questo dovrebbe essere il Mega CD. Anche in 2, non fartelo scappare, perché anche Sonic 2 è Giochi Preziosi. Il cuore del futuro batte per Mega CD e solo chi è Mega può avere Mega CD. Unisci la potenza di Mega Drive alla perfezione digitale. 16 bit più 16 bit uguale conquista il tuo nuovo... Uguale e non lo dice. Che paraculi, madonna, non lo dice. Mondo, il mito di Sega. Mega CD non sono un CD. Mega CD, CD audio e CD video finalmente insieme. Mega CD da Sega e Giochi Preziosi. Sì, dominava. No, è vero, Garrison dominava. Infatti, distribuiva anche le console. Gito di Sega. E qui c'è il leone. Ancora il 30. Voglio vedere il 32X. Il ruggito del Re Leone. Per Master System, Game Gear e Mega Drive, l'unica console che diventa 32 bit. Il ruggito di Sega con Robocop. Non hai scampo. Il ruggito di Sega con i Power Rangers. Rivivi i Power Rangers con Sega per essere uno di loro. Il ruggito di Sega e Giochi Preziosi. Bellissimo. C'è anche il 32. Ragazzi, comunque hanno fatto un casino col 32X a pubblicizzarlo. La gente non capiva veramente. Lasciamo perdere. Adesso qui cosa c'è? Il Saturn finalmente. Il momento Sonic Badge. Avete Sonic Badge? Con Sonic Badge. Ecco. Saturn. Sega Saturn.
Non ne ho mai vista una all'epoca in questa del Saturn. Non ne ho mai vista una. Sei su Sega Saturn, un altro pianeta. Saturn! La grafica CD tridimensionale che trasforma la tua casa in una vera sala giochi. Saturn, l'unico con video CD e foto CD. Emozioni multimediali per chi vuole di più, molto di più. Sega Virtua Fighter, bellissimo. Saturn, un altro pianeta. Sega Sport presenta. Andiamo avanti un attimo. Perché ragazzi veramente me ne avete mandati un quintale. Quindi io devo cercare di ottimizzare. Perché dobbiamo vedere un po' tutto. Sega, Nintendo, bisogna vedere. Adesso poi non è che vediamo tutto di tutto. Però ero partito. Vediamo qualcosa del Dreamcast, dai. Adesso non credo che riusciamo a vedere tutte di tutte le macchine. Però almeno Nintendo volevo vedere, sì. Madonna, che sto beep fastidiosissimo. Dov'è il Dreamcast? Dreamcast. Siamo qua? No, Mega Drive, Mega CD, Saturn. Dov'è il Dreamcast? Queste pubblicità sembrano fighe. Eccolo qua. Ah, ma Up to 15 Emozioni multimediali per chi vuole. video game share of the market. Sega Saturn, un altro pianeta. Hoping to win back a larger share of the market. CNN technology correspondent Rick Lockridge reports. In the cutthroat video game industry, one word seems to be all-powerful. The graphics, better graphics means... Ragazzi, il Dreamcast aveva una grafica che all'epoca spaccava il culo a tutti. Era inarrivabile. It's more realistic. And embattled Sega's new Dreamcast video game console is graphically better. The first home unit able to handle 128 computer bits of data at once. Twice as much 128 bit. as the Sony PlayStation and Nintendo 64 machines that dominate the $12 billion a year US video game market. 60 frames a second, which is twice the speed of a TV. It equals graphics you've never seen before. When you watch a football game, it looks like you're watching a real game on TV. Video game images are made up of tiny polygons. Ragazzi, rendetevi conto di quanto doveva essere strabiliante all'epoca. Io mi ricordo che ero piccolo, era una cosa strabiliante. Io mi ricorderò sempre la prima volta che ho visto un hardware. Allora, ci sono stati due momenti di Sega, diciamo equivalenti al Dreamcast, anche se sono diversi. C'era a Monte Silvano, in Abruzzo, in vacanza, c'era un cabinato di Soul Calibur. Io sono rimasto così, avevo tipo 5 anni, ero così. Cioè, veramente non... a bocca aperta. E poi c'era The House of the Dead, vabbè, lì siamo su Sega Model 2, qua vicino dalle mie parti, a Parma, in un bar. Una roba allucinante. Dreamcast can draw 3 million. E dopo 2 o 3 anni, mi ricordo che poi da un amico ero andato a casa sua, c'aveva la PlayStation 2, c'aveva Soul Calibur 2, e io ero incredibile. Cioè, vedere una roba così grossa, un cabinato, poi ritrovarlo su PlayStation 2 era una figata. Io il Dreamcast non sapevo neanche che esistesse all'epoca, sinceramente. Mai visto una volta, nulla. Per quanto riguarda The House of the Dead, dopo qualche anno c'era la versione per computer, me la sono comprata, e giocarlo con la pistola sul computer su Windows 98 era veramente piacere massimo, era una cosa incredibile. Ero un contento di poterlo giocare a casa, anche se con la grafica ovviamente ridotta, però per me era il massimo. Million of those polygons a second, up to 15 times more than competing systems. Does that make that much of a difference to a player? Yes, it does. It's more exciting. It's really smooth. I didn't see any errors. Sega's errors as a company, though, have been well documented. Its last home console flopped, and it's seen its market share plummet from more than 50% to a... È incredibile poi vedere come tutto questo impegno, tutto questo investimenti, in realtà nascondevano veramente dei buchi economici, proprio l'azienda ormai era veramente al limite. Peccato che non ho potuto aver visto una console Sega o ad avere una dalle mie parti, c'erano PS1, Xbox e qualche console Nintendo. Ma infatti, ma guarda, io Sega non ne ho viste neanche io nessuna. Io sono nel 94, ma il Saturn o il Dreamcast non ho mai visti in giro, ma neanche le pubblicità, ragazzi. Forse il Game Gear l'ho visto, qualcuno ce l'aveva. Mega Drive neanche, non ho avuto il piacere, ma
about 1%. Can Dreamcast end Sega's nightmare? They have a lot banking on the Dreamcast. Again, they're a leap. It's sort of a leap in video game technology, and Sega's going to use this to make a comeback into the marketplace. The $199 Dreamcast comes with a built-in modem, making it the first set built for È vero, online dice che ha il modem, che era una cosa avanzatissima per l'epoca. gaming. 18 games will be available right away. You can fight, fish, or skateboard. There's also a much anticipated football game, NFL Y2K. Which, to quote all the media today, is saying this is by far the best sports simulator ever brought to gaming. Sonic will have to run pretty fast to catch Nintendo and Sony, but Sega's off to a good start there, having already pre-sold 300,000 of the Dreamcast consoles. The company hopes to sell 1 million units by Christmas. Erano molto ottimisti, positivi, però purtroppo non andò così. Vediamo ancora questa. Vediamo questa che sembra figa. Vediamo, ragazzi. Ah, con la fionda. Bella, bella, semplice ma efficace. Anche qua. Molto simile, però sempre efficace. Voglio vedere questa adesso. Sembra strana. This is the day you have trained for, the day you have studied for. Utilize your superior skills, your superior intelligence. Sit down, rodent! Sarah, baby! Oh, you were one. Don't make me hurt you. Learn to defeat your ruthless enemies. Questa era bella, ragazzi. Questa era molto bella. Bene, direi che con la Sega abbiamo chiuso per quanto riguarda le sue pubblicità. Vediamo cosa avete mandato. Andiamo un po', cominciamo un po' a caricare e a salire di... Allora, per quanto riguarda le TV, assolutamente basta. Basta assolutamente. Perché altrimenti non riusciamo a salire. Invece per quanto riguarda giochi, cose, vediamo un po', perché qua il Viper mi ha mandato un treno di roba. Cominciamo ad andare un po' sulle robe un po' scorrette, eh? Ma sì. Allora, quanta roba, ecco, allora. Allora, vediamo il NES, dai. Prima partiamo sul NES. Nintendo è il primo videosistema, perché è completo di Rob, il primo videorobot interattivo, di Zapper, la prima videopistola a sensori luminosi e di una vastissima scelta di videogiochi. Guarda cosa ci puoi fare. Sì, il Rob lo facevano vedere come una roba incredibile, ma anche il Power Glove. Questa pubblicità, ragazzi, fa morire, che la casa si stacca da terra. Videosistema Nintendo, oltre il videogioco. Videosistema Nintendo. Vabbè, questa cosa, vabbè, erano incredibili, queste erano veramente buffe. Vediamo ancora. Vediamo un attimo, cosa abbiamo? Il Game Boy. Vediamo il Game Boy con Tetris. Sei sicuro di voler fare questa cosa? Ragazzi, scusate le pubblicità, però qua non posso farci niente. Purtroppo no, non ho YouTube Premium. Ragazzi, non parliamo del nuovo Alien, che io sono fan di Alien, non ne parliamo. Guarda, no, proprio mi viene il volto a stomaco, non ne parliamo.
Allora, vediamo Game Boy con Tetris. They said it wasn't humanly possible. All the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Game Boy comes complete with batteries and the outrageous new game Tetris. And for head-to-head competition, use Video Link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. Ora stai giocando col potere, il potere portatile. Dicevano che era impossibile avere questa potenza nel palmo della tua mano. Invece Nintendo ce l'ha fatta. Che poi in realtà il Game Gear è molto più potente, però il Game Boy ha vinto per la portabilità, per la durata delle batterie, per tantissime cose. Spot Nintendo. Cosa sono altri spot Nintendo? Ecco, allora, sì, sulla Nintendo possiamo vedere, c'è qualcosa del Super Nintendo, c'è anche il Neo Geo, raga, c'è tantissima roba. Vediamo qualcosa qua. Questo abbiamo già visto. Guarda tema Nintendo, oltre il videogioco. È arrivato. È 16 bit. Ha la grafica tridimensionale. 360 gradi di rotazione. 32.000 colori. È stereo. È Super Nintendo. Super Nintendo, la sfida della Big Generation. Nintendo, il numero 1 nel mondo. Anche qua cominciava la console warpesa, soprattutto il 16 bit c'era l'apice. Comunque ragazzi, bellissimo questa qua, bellissimo Super Nintendo. Sonic Adventure DX rimane uno dei miei Sonic migliori per me, no, ma bellissimo, niente da dire. È arrivato, è Nintendo 64. Oltre l'immaginabile 64 bit. Nintendo 64 cambia per sempre il tuo modo di giocare. Controller rivoluzionario per navigare a 360 gradi in un vero mondo tridimensionale. Più definizioni, più velocità, suono digitale stereo. Nintendo 64, il futuro è qui, ora. Nintendo 64, l'originale con 2 anni di garanzia solo da G. Tra l'altro questo spot credo che ci abbia lavorato MV Blog, ovviamente lo conoscete, che l'abbia fatto lui il render in 3D se non sbaglio. Ragazzi, io questa pubblicità non l'avevo mai vista. Non avevo mai visto la pubblicità questa del GameCube. È una cazzo di figata. Adesso la voglio rivedere. È arte. Arte. È cazzo. Perché ve l'ho detto, ragazzi, in quel periodo avete visto che differenza tra Nintendo 64 e il GameCube? È la stessa differenza che c'è nella pubblicità tra PS1 e PS2. Allora, PS1 è un po' più aggressiva, devo dire la verità. Ma c'è ve l'ho detto, quel feeling di ansiogeno, di tecnologico decadente, di dark, di industrial. È una cosa, cioè questa qua è tutta paciuccosa, è ancora vecchio stile anni 80 che c'è la voce italiana. Avete visto? Il GameCube neanche parlano, c'è proprio la musica dubstep elettronica sotto. È questo quello che intendevo prima. E c'è questo cambio, questa estetica neanche nel fare i video, nelle pubblicità. C'è proprio uno sbalzo atomico. Solo da G. La vita è un gioco, 214 euro, prezzo consegnato al pubblico. Cioè, raga,
Queste sono pubblicità. Mica Nintendo... Ok, erano due estetiche diverse. Però io questa qua non l'avevo mai vista. Non sapevo neanche fosse arrivata in Italia. Senza dire una parola, vi spiazzica in faccia la potenza. Ovviamente la Nintendo qua ha dovuto conformarsi a quello che faceva la PlayStation. Io penso che questo tipo di estetica, poiché il GameCube è uscito dopo, penso che l'abbia mutuato la PlayStation. Cioè la PlayStation 2 ha visto queste pubblicità così aggressive, così pazze, così folli. Ovviamente anche il GameCube, la Nintendo ha dovuto adattarsi. E l'ha fatto con grande stile, devo dire la verità. Cioè vedere questi cubi con dentro di tutto di più. Adesso andiamo sulla Wii. Ecco, si passa dalle stelle alle stalle, cioè dal wow dalla cazzutaggine alla mediocrità. È così, raga. Io ho paura di vedere quella della Wii. Se dopo aver visto questo capolavoro, io ho paura. Già qua. Sapete che cos'è questo? No? Ragazzi, se si passa da quella epicità, da quella perfezione di underground, di dark a... Sapete cos'è questo? No? Scopritelo. Fine. Proprio, però del resto c'è da dire che quelle scelte di marketing lì delle GameCube purtroppo non hanno fatto successo. Purtroppo la massa vuole la mediocrità. Io volevo quell'altro, volevo quell'estetica lì. Ma stiamo scherzando? Ma porca puttana. Ma non sembra neanche più la stessa ditta che fa la roba. Ce la facciamo? Wii U. Ancora. Vorrei guardare la TV ora. Ti voglio bene. Allora, dove ero rimasto? Dai su, una lezione di tiro facile facile. Bene, preciso ed efficiente. Nintendo Wii U, prova la nuova esperienza di gioco. Ecco ragazzi, la Wii U è una delle console più sottovalutate della storia. Per me è una delle mie macchine Nintendo preferite, insieme al GameCube. Però avete visto, cioè, prima la epicità, follia, sregolatezza, dark. Qui vediamo invece, qual è l'unico scopo, l'unico pregio della macchina, che nella pubblicità in realtà di pregi ne ha tanti, ma qual è l'unico pregio che ha la macchina? È quello di che tu puoi giocare, la ragazza intanto può guardare la TV, non ti rompi i coglioni, ti puoi giocare sul tavolo, cioè tutto lì. È una roba, boh, io non lo so. Però ovviamente quelle scelte di marketing sono quelle che ne hanno fatto vendere di più, perché il pubblico, la massa, voleva quello, ovviamente. Però è strano vedere una pubblicità del GameCube così aggressiva. Probabilmente, lo ripeto, è perché ha dovuto competere con l'aggressività dark, visionaria delle pubblicità PS2. Perché in realtà il GameCube, per come è fatto, sembra un giocattolo. Cioè, la Play 2 non sembra un giocattolo, la Play 2 sembra una macchina... un hardware adulto, serio, c'ha un'estetica aggressiva, mentre GameCube è un cubo, è anche la maniglietta, sembra proprio un giocattolino. Quindi vedere questo contrasto tra la macchina che è giocattolosa, che in realtà è molto potente, non è un giocattolo, però sembra un giocattolo, e queste pubblicità così dark, giusto per far competizione alla 2, è veramente questo qualcosa di strano. Da roba futuristica underground fan Ariel. Ah sì, ma infatti, guarda. Vediamo l'ultima della Switch giusto per completezza, anche se non è retro. Con Nintendo Switch è arrivato il nuovo Zelda. Lo puoi giocare dove e quando vuoi. Sì, immagino sull'autobus quanto giochi bene. Un mondo immenso da esplorare. The Legend of Zelda Breath of the Wild su Nintendo Switch. Vabbè. Allora, abbiamo visto la Nintendo. Adesso, ragazzi, comunque quella del GameCube è stata veramente una scoperta incredibile. Andiamo a vedere qualcosa di sempre più aggressivo. Andiamo a vedere queste che abbiamo già viste della Sega. Allora, andiamo a vedere lo spot di Medieval 2 della PlayStation. Andiamo sulla PlayStation, ragazzi. Andiamo sulla PlayStation. Scusatemi, ho sbagliato.
Annoiati dal solito vecchio horror? Provate Medieval 2. Bellissimo. Poi ovviamente sempre non sottovalutate la potenza di PlayStation. No, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Allora, andiamo a vederne altre. Andiamo a vederne altre, che ce ne sono tantissime fighe. Questo cos'è? Volevo vedere quella, che l'ho vista prima, di... Vabbè, ragazzi, adesso non stiamo sull'Atari, perché ormai siamo andati avanti. Dai, vediamo... Vediamo un attimo il Neo Geo. Become the master of the air. Aspettiamo un attimo. Andiamo al Neo Geo. Neo Geo CD, il videogame cambia volto. Vedete lo stile delle pubblicità anni 80 e come invece dopo sono. Fine anni 90, metà 2000, è allucinante, eh? Poi dopo la metà 2000, un abismo totale. È così, è così. Andiamo avanti. Neo Geo CD, il videogame cambia volto. L'impossibile diventa subito realtà con la nuova console ed i mitici giochi del Neo Geo. King of Fighters 94, una vincente super sfida sul filo dei 200 Mega Shock. I fantastici eroi campioni d'incasso nelle migliori sale da gioco, da oggi anche a casa tua. Ehi tu! È bellissimo questa transizione dove si vede il cabinato che poi esplode e al suo posto viene il Neo Geo CD. Eroi campioni d'incasso nelle migliori sale da gioco, da oggi anche a casa tua. Ehi tu, entra nel mondo Neo. Che queste sì che erano conversioni, quelle per Neo Geo CD, ma quelle per Neo Geo Ice non erano conversioni, perché i giochi per Ice e MUS erano gli stessi, cambiava soltanto il BIOS che lo interpretava diversamente. Neo Geo, un'esclusiva, Jevin. Ok. Poi cosa avete mandato? Questa è classica anni 80, ovviamente. Della PS1. Questa qua, Spyro the Dragon. Voglio vedere questa qua, non l'ho mai vista. Store's closed. Not for me, pal. You might say I'm Spyro's hot co-star. I love that little dragon. The way he blows fire shaped like me. This is an official protest. I am an anti-Spyro activist. Genghis, come. What'd you say? You're toast. Help me. PlayStation. Era un attivista anti-Spyro, hanno chiamato il cane sulla pecora, perché ovviamente in Spyro ammazza di pecora. Belle, 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 bellissime, belle, belle pazzerelle. Poi cosa abbiamo qua? Qui abbiamo della roba PlayStation 2, aspettiamo un attimo, cerchiamo di andare un attimo in ordine, andiamo sulle più interessanti. Volevo vedere, adesso quello un po'... Allora, quella del Vectrex, vabbè, possiamo anche vederla. Neo Geo... Allora, ce n'era una del Neo Geo che faceva morire, se adesso la vedo... No, volevo vedere quella di Metaslug 3D della PlayStation 2. Perché secondo me è assurdo. Lo conoscete, vero, Metaslug 3D? Quella porcata. SNK, play more. Action shooting の最高峰メタルスラッグシリーズ in 3D l'hanno rovinato. Lo vorrei portare completo sul canale, ma è veramente un parto. Però lo vorrei portare. È per PS2, del 2006. Comunque è una porcata quel gioco qua, ve lo dico io che è una porcata, cioè nel senso, a livello proprio di gameplay è veramente una porcata. Per altre cose poteva anche essere originale. Provate a giocarlo, però vi renderete conto che non sto dicendo balle.
Allora, questa pubblicità di scontro tra SNES e Mega Drive, SNES e Genesis, vediamo un attimo. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! Oh, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Cioè, quello là c'era il commerciante che cercava di convincerlo a comprare il Super Nintendo, invece quel ragazzo che dice no, ma perché? Costa di meno quello lì, il Mega Drive, il Genesis, ed è più veloce il gioco. Sì, in effetti si ha ragione, per far capire che il marketing scorretto della Nintendo, ecco. Sì, era così. Poi adesso andiamo su altre cosine. Allora, vediamo cosa avete mandato. C'era anche la pubblicità dello schermo della PS1, della PS1 Slim praticamente, l'LCD, lo schermetto LCD. Questa la voglio vedere. La PS1, la versione Slim, che c'aveva lo schermo LCD, che poi c'era anche la PS2 Slim, lo schermo LCD in realtà. Sapete quei gancetti che c'ha, quei buchini? Se vi siete mai chiesti cosa servono. La più grande rivalità della storia dei videogiochi, è certo, tra Sega e Nintendo. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro. Allora, vediamo questa qua che è assurda. Di Crash che fa tipo l'attivista davanti all'ufficio Nintendo, tipo dice baciatemi il culo, guardate qua grafica 3D, che cazzo volete, non potete competere. Questa è bellissima. Hey, plumber boy, mustache man. Non ha niente, le volte che la vedo dico ma che cazzo, ma che... Boh, quale sfacciataggine. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real-time, 3D, lush organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot is an Australian name. Questa era bellissima, la mascotte PlayStation era Crash, ragazzi. No, è incredibile perché dice il vostro incubo peggiore è arrivato. Poi fa vedere che dopo lo arrestano. È bellissima. Cioè, davanti al quartier generale della Nintendo. Poi vediamo cos'altro. Ce n'è veramente un patello. Volevo vedere dei Game Boy, se non me l'avete mandata. Dopo vediamo tutte quelle. Allora, io quelle PS2, PS1 le lascio alla fine per l'ultima mezz'oretta. Atari Lynx, fammi vedere questo. On some Atari Lynx games, you can link up 4 players. But there's only ever one winner. Atari Lynx, the portable video arcade. Atari Lynx has an option switch, so you can play at twice the speed. Atari Lynx, the... Madonna. Bellissima. Che muoiono perché ci sono un vincitore anche se i giochi hanno fino a 4 giocatori. Io voglio... Ecco, questa devo vedere. Game Gear contro Game Boy. Una delle tante. We at Sega have learned that some people are actually throwing their one-color portables away. We urge you to stop. There are still many practical uses for them. Fix a wobbly chair. Look, a cat massager.
Il Game Boy nel cassonetto, usato come mattone per la sedia, no? Ma... uses for them. Fix a wobbly chair. Look, a cat massager. Spread cheese snacks. We at Sega admit we may have an unfair advantage with Game Gear being a full-color portable with tons of new games. This is still no excuse. Use them to tenderize meat, or even as sunblock. Please, help save the planet. Cioè, salva il pianeta, risparmia, ricicla, usa il Game Boy per altro, per qualsiasi cazzo di cosa, anche come reggiseno. Ma... compra Game Gear. Purtroppo invece è andata diversamente. Però pazzi. Pazzi, veramente. Che poi mi ricordo che la Sega a queste pubblicità scorrette, la Nintendo ne aveva fatto causa. E la Sega of America aveva detto: la Nintendo, piuttosto che concentrarsi a far causa e lamentarsi, sarebbe meglio anzi, dovrebbe apprezzare le nostre pubblicità per capire che ha un prodotto balordo di poca qualità e dovrebbe invece occupare lo stesso tempo, invece di lamentarsi, per migliorare i propri prodotti. Cioè, per dire, dissing totale. Dissing totale proprio. Sì. E ce n'era anche un'altra che faceva apparire il Game Boy veramente. Adesso la cerco. Sega Game Boy Green, cioè quella che fa vedere che sono drogati di verde. Dov'è? Adesso ve la trovo. Vabbè, poi c'è questa famosissima che vabbè, la vediamo per chi non la conosce. Dov'è quella del Game Boy? Game Boy Game Gear Green. Ma dov'è? Forse è questa. Sì, è questa. È questa. Allora, che è abbastanza rara questa qua. Allora, vediamo questa. Questa è famosa. Whoa. Color. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games, like the new Echo, Mortal 2, and Sonic Triple Trouble. Lo scoiattolo morto. C'è un modo più prima fa vedere lo sfigato. Lo sfigato che gioca al Game Boy. Adesso questa ragazza è bellissima. Alcune persone le piace del Game Gear. Praticamente fa vedere le persone sfigate, drogate con sto verde, con la mucillaggine che sarebbe lo schermo del Game Boy. E dicono: ma perché dovresti giocare così come un drogato, sta roba verde? Alcune persone gli piace, ma se vuoi essere un tipo figo, prendi il Game Gear. Cioè, assunto. Some people are content to be entertained by simple one-color electronics. Somehow these people have just never heard of Game Gear, the multicolor portable from Sega with tons of new titles. Yeah, some people are like that. But then some people like to eat pickled pork lips. System and games sold Saturday. Madonna, benvenuti al prossimo livello con le zanzare morte che fanno quella scritta. Però avete visto, la Sega alla fine si arrende, nel senso che ha detto alcune persone gli continuerà a piacere un solo colore, c'è poco da fare, nel senso che sapevano che stavano perdendo. Però è fighissimo. Adesso vediamo questa qua, che questa ti fa prendere un colpo se non te l'aspetti. Cominciamo ad andare sul malato. Hey man, get portable. Get a Game Gear Supersonic Sports Pack. A color portable Game Gear, carrying case, and 2 hit games. Sonic 2 and the Majors Pro Baseball.
Whoa, you even save $50. Coffee? Tea? Madonna. Se non te l'aspetti, quella lì è tosta. È tostissima, però è molto bella. Dopo adesso, ragazzi, andiamo su questa roba qua bella marcia. E qui siamo a livelli assurdi. Adesso vediamo ancora 2 o 3. Qualche cosa un po' scorretta che mi venga in mente. Vabbè, poi c'è quella del 3DO. Bellissima. Per andare su altre macchine. Non possiamo vederle tutte. 3DO, advert. Quella che fa vedere, ecco. È tempo di mettere via i tuoi giocattoli. Questa è bellissima. È bellissima questa qua, perché fa vedere il Mega Drive e il Super Nintendo che vengono messi nel baule con scritto giocattoli. Dico, metti via i giocattoli, comincia a giocare con l'hardware vero, cioè con quello che veramente potenza. Guarda. If you're not playing on a 3DO system, what are you playing with? Presenting 3DO, the most advanced home gaming system in the universe. It's time to put away your toys. 3DO from Panasonic, Gold Star, and Creative Labs. A new low price and free games. Sì. Poi c'è anche questa che non la conosco. Vediamola. Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system? Obviously. The intense realism of Panasonic Real 3DO. Apparently. Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO. Definitely. Cool. The Real 3DO system from Panasonic. Avete visto la differenza? Come dagli anni 80, allora prima metà degli anni 90, cominciamo ad andare nella seconda metà, cominciamo a diventare sempre più pazze, per poi arrivare a diventare dark, malate. Allora, sì, sono bellissime queste pubblicità non politically correct. Comunque Sony ha fatto il culo a Nintendo e Sega con Crash, ha dimostrato di aver conquistato una generazione pop svecchiando qualsiasi cosa. Sì, veramente, veramente. Allora, che piacciono è così. Che piacciono. Poi adesso andiamo sulla roba un po' più recente. Qui ho altre pubblicità molto carine del Game Boy. Me ne avete mandate tante altre. Però adesso dobbiamo andare un po' avanti perché devo parlare delle cose più malate. Vediamo Rayman 3. Andiamo su qualche pubblicità PS2. Tipo, vediamo. Queste qua sono troppo vecchie. Abbiamo già superata questa fase. Sto guardando se ho saltato qualcosa. No, Vectrex ormai sono troppo avanti. Fatemi vedere. Cos'è? Jack 2. Possiamo vedere. Vediamo, dai, vediamo. Cos'è questo? No, volevo farvi vedere una del Neo Geo, bellissima. Mega Shock Neo Geo. Non è questa, è del Neo Geo. No, è quella del controller. Come si chiama? Arcade Stick Bean. È quella del fagiolo. C'era quella lì. Questo qua. Non so come trovarla. Un attimo. Perché non è facilissima da trovare. Neo Geo. Allora, Neo Geo AES. Vediamo un po' se la trovo. Ce n'era una, perché ce ne sono tante tipi, però ce n'è una in particolare. Che c'è un ragazzo giapponese con una ragazza che combattono. Quella è bellissima. Se la trovo. È questa? Allora Neo Geo CD, davvero? Sì, è questa. È questa, ragazzi. SNK. もしもし。
No! No, ma... Ecco. Questo è un capolavoro. Che apre le gambe, lui si distrae. È bellissimo. Allora, andiamo dai su PS1. Allora, andiamo su quella su cui è intitolato la live di questo, la copertina. Mental. Allora, ricchezza mentale. Dovrebbe esserci anche in italiano. Sì. Sony PlayStation anni 2000, proprio il periodo che piace a me, Pronto per la prossima. Aspettiamo un attimo. Lo vediamo in italiano, tanto è inquietante. Ricordo questa ragazza creata al computer, aspetto alienante, e puoi dirlo forte. Vorrei che in ogni conquista dell'uomo ci fosse da qualche parte il mio nome. Voglio provarci da sola. Voglio altre lune da conquistare. E non permetterò a nessuno di farlo al posto mio. Perché ho energie e voglia di sognare. Perché ho quello che abbiamo tutti. Si chiama ricchezza mentale. Usiamola. Pesa, Pesa, ma veramente filosofica a livelli allucinanti. Poi in inglese era ancora più inquietante. Comunque questa è tanta roba, tanta roba. Ricchezza mentale, che l'ho intitolato questa live anche la copertina, perché è quella più iconica, sicuramente una delle più iconiche. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere qualche gioco. Poi dopo andiamo sulle marce, che non abbiamo molto tempo, perché alle 45 ragazzi stacco. Però se ne avete qualcuna da proporre, proponetemela adesso in chat, perché magari adesso gestire tutto mi diventa difficile, magari mi sono dimenticato qualcosa di importante. You think you have it rough? Ever try fighting a dozen lurkers at once? Those guys make purse snatchers seem like Boy Scouts. You fight any 300-foot robots today? Uh-huh. Didn't think so. It looks like your partner's doing all the work. Maybe it looks that way to the untrained eye. Huh? Hey, big guy! Been there long? A new legacy is born, ready for everyone. Jack and Dexter, che praticamente è il Crash per PS2, ragazzi. Poi c'è anche Ratchet Clank, carinissimo, molto bella. Prima di andare su questa roba, infatti volevo vederne una, vediamo un po'. Usiamo Sly Cooper. Oh, this is bad. Sly Cooper, he's one cunning, devious, thievious raccoonus. Rated E for everyone. Bellissimo, è un platform bellissimo, bellissimo. Questo qui è una trilogia veramente... Non ho niente da dire perché... Ecco, voglio vedere Rayman 3 Odrum Havoc, che tra l'altro lo sta portando sul canale. Check it. Oh, dope. Check this. Yeah! Oh, nice. 56 enormous levels, massive power-ups, outrageous enemies, huge features, huge game. Rayman 3 Hoodlum Havoc. Rated E for everyone. Rayman 3 è più pazzo e folle, bello di tutti i Rayman. Ma infatti la pubblicità è folle, ho detto. La pubblicità non può non essere folle con un gioco così. Allora, altre cose importanti. Se no andiamo su PS1. Sì, su qualcos'altro PS1. Allora, della console war di così eclatante. Allora, andiamo un attimo sull'Xbox. Vediamo un attimo la Xbox. Xbox viene dopo, comunque. Allora, sul GameCube sono quasi sicuro che non ci sia niente di meglio di quella, ragazzi. Per quella che abbiamo visto prima sul GameCube... difficile superarla. Vediamo l'Xbox. Want to take off? Air Force Delta 2. Xbox.
Ce n'è una bellissima. Blinks era tipo prima di Master Chief la mascotte della Microsoft, perché era il platform, era il Crash della Microsoft. Xbox. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Xbox. Madonna, il gioco più sessualmente manipolante dell'epoca. It was a terrible accident. Ah, Gun Valkyrie, sì. Qui sono giochi più che altro. Voglio vedere. Halo, va bene. Questo cos'è? Xbox. Ah! È Panzer Dragoon Horta, secondo me. Xbox. Molto bello. No, voglio farvi vedere quella. Allora, Xbox Advert. Quella bella pesa. Ecco, Life is Short. Questa qui. TV. Questa qui, ragazzi, chi non la conosce, preparatevi. Segoni della pallavolo. Questa, ragazzi, chi non la conosce, preparatevi, che questa qua è bella. Bella pesa, eh. Pronti? Via. Ragazzi, non ho mai trovato una pubblicità così inquietante, ansiogena e allo stesso tempo così fottutamente divertente e cringe in tutta la mia vita. Boh. Cioè, non vuole, poi boom, che si spacca la bara. Poi ti metto un'ansia addosso, cazzo, vedi proprio il tempo che sta andando avanti, cioè vedi il tempo che scorre, gli anni che passano, tieni un'ansia della Madonna addosso. Che stai invecchiando, non c'è, devi avere più tempo per giocare, la vita è breve, gioca, gioca. Mamma mia. Vediamo questa qua della PlayStation, questa qua me l'ho dimenticata, che bellissima. PlayStation 3. Bella. Bella, bella, bella. Allora, questa l'abbiamo vista. Niente, direi che possiamo stare sulla PS2 e concludere, perché dobbiamo parlare un attimo del marketing titanico di PS1 e PS2, che è qualcosa che non si è mai visto più così nella storia. Voglio vedere questa qui però di Silent Hill. Vediamo Silent Hill, perché è uno dei miei brand. Xbox. どちら快感走り出す高性能紙一重を極める Silent Hill 2 su Xbox.
サイレントヒル2にはまだ誰も知らない恐怖があった。サイレントヒル2最後の歌、続きは Xbox で。 Bella. 最近ちょっと茶髪すぎんじゃないのか、髪の毛。ご飯は火をつけて食べるもんじゃないだろ。うるさい。フィールドの見解です。次のニュースです。外資島における軍事行動が本格化へ。環太平洋機構のマグブリッジ統合参謀本部議長は22日夜の記者会見で外資島評議会に対する本格的攻勢作戦が実行段階に入っているとの発表を行いました。すでにサマー戦車ゼロのこと。今作戦においては VT と呼ばれる巨大二足歩行兵器が初めて本格的に実戦投入されたとのことです。はい、真島です。各地のお天気です。ただいま戦闘配置につきます。東京は晴れのち大雨。静岡は晴れのち大雨。大阪はあなた大雨。個室を作って待ってなさい。晴れのちハッチを閉めます。電気のチェック。エミションスタンバイ。È la pubblicità di... come si chiama? Quello del mecha, del gioco mecha. Quello col controller. Bello. Il controller più figo secondo me nella storia dei videogiochi. E penso che questa pubblicità è stata la peggiore in cui Microsoft abbia pubblicato in tutte le TV. Beh. Non mi ricordo come si chiama quel gioco lì. Non mi viene. Aiutatemi ragazzi, non mi viene. Xbox Big... no, Huge Controller. Che cazzo si chiama? Non mi viene in mente. Ecco, come si chiama? Come si chiama? Star Battalion. Non mi viene ragazzi. Non mi viene. Battalion qualcosa. Battalion Xbox Steel Battalion, è questo qua? Sì, Steel Battalion. Oh, madonna che controller fighissimo. Vabbè dai, siamo arrivati al punto clou. Abbiamo ancora un quarto d'ora. Affrontiamo il discorso delle pubblicità più malate. Mi sentite bene? Voi che avete resistito fino qui, che siete stati presenti in tutta la live, finalmente il momento è arrivato. Allora, guardiamo le pubblicità PS2, o comunque alcune PS1, ma in più che altro PS2, perché voi dovete sapere che il marketing PlayStation è stato qualcosa di proporzioni titaniche, monumentali, qualcosa veramente che al giorno d'oggi è veramente inconcepibile pensare. Non parliamo di Final Fantasy VII, che è stato il videogioco più pubblicizzato nella storia. E soprattutto adesso al giorno d'oggi non lo so, ma sicuramente all'epoca sì. Tra l'altro voglio farvi notare che all'epoca questo regista Chris Cunningham era lui che faceva molti corti e pubblicità e aveva questo stile molto inquietante. Era lui, Chris Cunningham. Andate a vedere parecchi dei videoclip che ha fatto, è wow, incredibile. Comunque dicevo appunto che questo marketing veramente perché appunto Sony ha vinto la PlayStation, ha battuto tutta la concorrenza per vari motivi, perché era una macchina facilissima su cui programmare, poi rilasciava i pacchetti di sviluppo, venivano dati gratis a chi voleva programmarci sopra, era anche un processore molto utilizzato, molto conosciuto e facile appunto su cui programmare, a differenza di Saturn che era una macchina complessa bestia, e Nintendo 64 che comunque era abbastanza complessa anche lei. PlayStation sicuramente quella più facile. Poi ovviamente è una macchina, la PlayStation, che vince sulla performance 3D
a livello poligonale. Per quanto riguarda il 2D, il Saturn è migliore sicuramente. Il Nintendo 64 viene vista sempre come una macchina puramente 3D, però in realtà ha anche dei titoli 2D. Comunque, quello che volevo dire è che unito a tutti questi discorsi, c'è chi dice anche la pirateria, che sicuramente qualcosa avrà fatto, perché il discorso pirateria, sicuramente la pirateria su PS1 era molto diffusa. Qualcosa avrà fatto, ma dipende da paese a paese. Qui in Italia era molto sviluppata. Direi che più che altro è servita a far conoscere la macchina, ma non credo che sia la causa principale del successo di PlayStation, rispetto della stravittoria di PlayStation. Sicuramente ha aiutato, ma non in tutti i paesi. Da noi c'era una pirateria cosiddetta industriale fino al 92 come legge, poi dopo ci sono voluti degli anni, forse almeno 10 prima che venisse approvata. Non so se vi ricordate questa pubblicità, adesso ve la faccio vedere. Questa Piracy Crime Advert. Sicuramente ve la ecco, questa qua ve la ricorderete. Guarda caso, più o meno di quel periodo lì, 2002, giù di quel periodo lì, 2004, insomma, era quel periodo dove in Italia anche, ma in generale in tutto il mondo, però in Italia più che mai, era entrata in vigore la legge sul copyright. Ecco, in Italia è arrivata molto tardi, perché ha dovuto omologarsi con l'Unione Europea, con le leggi europee. Questa qua c'era, questa pubblicità con questa musica industrial, bellissima, c'era nei DVD dell'epoca, nei film, ve la faccio vedere, ma se siete nati nel mio periodo almeno una volta l'avrete vista. Molto inquietante, fighissima, con la musica industrial. Ti fa proprio sentire la pesantezza dell'essere un pirata. Fa vedere vari furti, rubare la macchina, non ruberesti la macchina, non ruberesti una borsetta, non ruberesti una TV, non ruberesti un DVD. E dice scaricare film, musica, giochi, insomma, prodotti, opere d'arte protette da copyright, contenuti multimediali è come rubare. Quindi è bellissima questa pubblicità. Poi con questa musica veramente... come dire, industrial, è perfetta per l'epoca, ti mette addosso quell'ansia, ecco, insomma. Serviva per... io mi ricordo al cinema, in quel periodo tu andavi al cinema, mi ricordo La Mummia, così c'era questa prima. Questa pubblicità, il cinema ne era bombardata anche perché con i DVD cercava ancora di vendere. Dopo poi è un mercato che praticamente ti faceva percepire l'ansia del web, cioè è nato il web, è arrivata internet, un po' tutti disponibile, e c'era il problema appunto che i mercati, il settore della musica su disco, cioè l'industria musicale, l'industria cinematografica, avevano questo problema delle copie illegali, del fatto che su internet ci fosse la condivisione. Grandissimo TNT Village, ragazzi, madonna, quanti anni quella comunità lì è andata avanti. Insomma, possiamo parlarne per ore. Adesso io qui devo tagliare corto, abbiamo ancora 10 minutini. Vediamo veramente le pubblicità più malate, le più malate in assoluto ora della PlayStation 2, che rappresenta proprio l'apice, perché come ho detto prima, il marketing, la PlayStation, la Sony ha investito tantissime risorse, molto più degli altri, per molti giochi. Parliamo di Metal Gear Solid, parliamo di Final Fantasy VII. Comunque in generale la Sony ha puntato sul marketing aggressivo, titanico, spietato, che ha fatto il culo a tutte le altre, alle concorrenti. E poi l'ho detto, appunto, puntava sulla quantità di giochi, perché la PlayStation aveva tutto, aveva un po' come le altre, ma aveva di più. C'era tanta merda, tanti giochi brutti, ma la quantità su cui si puntava.
Me la ricordo questa pubblicità, mi ricordo quando al cinema a vedere Madagascar 3 quanto la sparmavano questa pubblicità dell'antipirateria. Meno male che te la ricordi, allora meno male. Mi fa piacere perché è molto importante quella pubblicità, è bellissima poi. Comunque, con la PlayStation 2 raggiungiamo il massimo della vetta, cioè ovviamente PlayStation ha fatto il culo a tutte, è diventato il sinonimo di videgiocare, perché quando uno... La maggior parte delle persone, anche all'epoca, e qualcuno anche oggi, quando dice gioco alla Play, magari sta giocando all'Xbox, dice gioco alla Play. Oppure gioca alla Switch e dice gioco alla Play. Non sto scherzando. In quel periodo, ma conosco anche qualche caso oggi, anche se molto più raro, veramente dire io sono un gamer, gioco ai videogiochi, la gente non diceva quello, diceva vado gioco alla Play. Magari avevi a casa... un'altra macchina, avevi, non lo so, avevi un GameCube, avevi un Nintendo 64, avevi un Xbox, però dici giochi la Play. La PlayStation, la Play in Italia, per farla breve, la Play era uguale al videogioco. Cioè, era il videogioco. Tutto il resto sembrava che non esistesse più. Atari, Sega, la Microsoft, la Nintendo, sembrava che non esistessero più. Questo fino a PlayStation 3. Poi in realtà c'erano, io mi ricordo l'Xbox che quando è uscito ne parlavano tanti, lo vedevo ma non capivo cos'era, dicevo è meglio la Play, perché era così, tu eri completamente manipolato, era qualcosa di così totalizzante, io mi ricordo che ero bambino, era totalizzante, tutti i tuoi amici avevano soltanto PlayStation, la 1, la 2, non c'era verso, invece le portatili Game Boy Color, Game Boy Advance, non c'era, poi è arrivata la PSP, le cose sono cambiate, la PSP si è intromessa bene nel mercato, poi con PS Vita è andato tutto a puttane. Vabbè, queste sono cose di cui dovremo parlare poi più avanti, però, per farla breve, è così. Cioè, io conoscevo un mio amico che aveva il GameCube, ma lo vedevo come una macchina aliena, cioè, e poi comunque lo consideravo inferiore, perché ovunque andavi, gli amici avevano la Play, la PlayStation, era il meglio del meglio, e tutto il resto veniva visto come... Ma tu non è che avevi possibilità di confrontarti, c'era solo quello, cioè c'era anche altro, ma venivi bombardato da tutte le parti, era veramente saturato il mercato, la pubblicità, il marketing, ovunque andavi nei negozi c'era la saturazione di Sony, ha speso veramente miliardi. Comunque, detto questo, qui arriviamo proprio all'apice, poi con la PS3 pian piano, avete visto c'è ancora qualche pubblicità bella aggressiva, poi però si scenderà. Allora, guardiamo un attimo queste pubblicità belle malate. Guardate qua, ragazzi. C'è un corpo che si può mettere la testa che vuole, sia da uomo che da donna. La controversia delle prime pubblicità. Le prime, dopo hanno dovuto mitigare, ragazzi. Poi all'inizio erano veramente pazzi. Delle prime pubblicità stampate di PlayStation 2, guardate. Devi cambiare il tuo corpo con la testa che volevi. Quindi cambiare anche sesso, identità. È più potente di Dio. Le riviste dicevano questo, ragazzi. The Edge Magazine diceva che è più potente di Dio. Cioè, quasi bestemmia praticamente. Qui vabbè, fa vedere una testa che si apre, c'è il loghetto PlayStation 2 qua. E la testa che si apre, dentro c'è un mondo assurdo, cioè proprio come se fosse meccanico. Questa è bellissima, ve la faccio vedere. È bellissima. Luoghi diversi, regole diverse. Nel senso che è un mondo alternativo a parte. Il terzo luogo. La terza dimensione. Il terzo luogo. Bellissimo. Luoghi differenti, regole diverse. Cioè tu quando giochi alla Play, quando giochi a PlayStation, le leggi della vita normale non ci sono più. È quella la potenza. Il divertimento. Entertainment. Divertimento, letteralmente, latinismo.
divertere, cioè volgere lo sguardo altrove, i problemi altrove, il divertissement, diceva Pascal, filosofo. Allora, questo ragazzi è bellissimo, che c'è un corpo che si continua a cambiare pelle, come vedete. Prima si è messo la pelle da uomo tatuata, però si è messo la pelle nella testa da donna, cioè nel senso che puoi fare quello che ti pare, non esistono leggi. La PlayStation 2 in particolare permetteva questo, cioè come dire, di ribaltare qualsiasi legge. Guardate qua, la testa come se fosse un cubo di Rubik, dove tu puoi spostare l'orecchio, l'occhio, il naso, dove cazzo vuoi, hai anche più occhi. Cioè, guardate anche poi dietro che background che abbiamo, molto... Cioè, guardate, molto, molto... Non so come dire, veramente... Boh. Tra l'altro questa qui sembra quella di Pink Flamingos, l'attore di Pink Flamingos. Comunque, follia pura. Anche qua, guardate. Anche qua, ti fai le teste con i calchi in gesso come vuoi, sformate da uomo, da donna, fai quel che vuoi, cioè veramente questa idea, questa è particolare, anche questa qua, tutta plasticosa, molto aliena quasi, no? Effetto alienante. Ecco, PlayStation 2, libertà al quadrato, guarda, bellissima. Questa è bellissima, ragazzi, questo qui è folle. C'è un tipo orientale giapponese che su un divano per terra che snasa le mutande da donna fatta a triangolo, poi c'è delle altre mutande a cerchio, a X e a quadrato. Ma come cazzo le do? Comunque è geniale, cioè è geniale, pazze però. Poi ce ne sono altre, ragazzi. Questa qui è bellissima. Che abbiamo il controller, poi abbiamo nelle vene, le vene fatte a... Abbiamo le forme geometriche, il quadrato, il triangolo, il cerchio e la X. Questa stessa cosa, però sembra tipo collegata a dei fili. Questa quella abbiamo visto prima. Questa abbiamo vista. Questi i preservativi, ragazzi. I profilattici, anche qua. Fate triangolo, cerchio, X quadrato. Allora, leggiamo Viper. La PS2 rimane sempre una gran console. Ci sia... Ci ho quasi provato la Switch, ma credo che la PS2 abbia una grande varietà di titoli che avevi l'imbarazzo della scelta, ma veramente indimenticabile, assolutamente. Tanta merda e e tante meraviglie. Anche questa è bellissima. Con i capillari nell'occhio rotti, fatti ai tasti della PlayStation, insomma, le forme geometriche dei tasti della PlayStation. Tra l'altro abbiamo il cerchio, il quadrato intrecciati, il cerchio è la perfezione divina, il quadrato è la perfezione terrena. Poi ragazzi c'è quella che ho messo in copertina, qui ce ne sono tante altre, c'è questa, molto sballate, c'è questa qua, sballatissime. Anche qua, che tu prendi le pilloline di droga, le pillole di droga, coi segni dei tasti PlayStation, coi simboli del control, cioè... Wow, per dire, entri in un'altra... È un altro mondo, è una droga, anche qua, start, terzo luogo. Poi c'è questa. Queste abbiamo già viste. C'è questa qui, che è bellissima. Questa. Pubblicità PlayStation 2, vintage che non riguarderesti oggi. Ah, c'è anche questa qua, è vero. Adesso però non so. No, perché sono su Twitter, accidenti. Allora, apri immagini un'altra scherma. Questa, ragazzi, che c'è questa faccia, vedi, coi buchi. Vedi, qui si è messo l'orecchio, però si può togliere la bocca, metterci il naso al posto di... Insomma, può metterci pezzi della faccia come cavolo vuole. Ecco. Poi c'era... Vabbè, questa qui del bambino che gioca con i controller. Poi ce n'erano altre, ragazzi. Aspetta un attimo. C'è quella lì del cuore. Ecco, questa qui. Macelleria al quadrato. PlayStation 2. Vabbè, con gli hamburger. Realismo al quadrato. Col cuore. È proprio reale questo. Questo qua è un cuore di manzo, di bovino. E poi c'è quella assurda che ho messo appunto nella
nella copertina, che adesso ve la trovo. Secondino. PS2 advert. Aspettate, Non mi ricordo neanche come l'ho trovata. Però quella lì l'ho trovata su una rivista. È molto particolare. Beh, poi c'era David. Ecco ragazzi, questo qua. Questo è uno degli spot più pazzi della PlayStation 2. Fatto da David Lynch. Mi stavo dimenticando, accidenti. Ma non riesco più a trovarlo. Vabbè, lo metto alla copertina, ragazzi. Questo qua, comunque. Questa qui. Questa pubblicità qua. Anche qua. Il luogo dove non ci sono regole, cioè dove il corpo, l'anatomia dei corpi, il maschio, la sessualità maschio, femmina, le leggi della fisica, anche gli animali, guarda, gli organi fuori posto, che vanno dove non devono andare, il piercing, c'è tutto. Questo cos'è? Boh, sembra che beva del piscio, non lo so. Comunque c'è tutto. Il solletico, la testa usata come rete, non capisco di cosa. Cioè, c'è veramente follia pura. Follia pura. E questa l'ho trovata in una rivista che ce l'ha. Non si trova su internet. Cioè, ho fatto molta fatica a trovarla, però in realtà si trova. Adesso poi non riesco a trovarla. PS2 con... advert... boh. Non riesco più a trovarla. Comunque vi assicuro che c'è. Non riesco a trovarla. Questo è dei Getaway. Bel gioco il Getaway. PlayStation 2 era tanta roba. Adesso vediamo quello di David Lynch e poi ragazzi la chiudiamo, Vediamo se riesco a trovare quella che... Ah, poi c'è questa. Sì, c'è questa qua. Alcune erano veramente spettacolari. Vediamo queste. Qua non mi fa vedere. No, perché vi chiede l'app. Allora, questa dobbiamo vederla. No, qui non c'è più niente. Non è facile da trovare quella lì. Ah, poi c'è questa, ragazzi. Dei cuscini così. Ah, c'è anche quella del bambino. Questa non la conoscevo. Ma ce n'è un miliardo, ragazzi. Bambino. Cosa c'entra? Beh, bambino tatuato. E poi c'è questa. Sì. Della tipa. Della tipa tra i cuscini. Cioè, cuscini in pelle come lei, però con i peli. Che tipo sembra che stanno facendo un'orgia. Evidentemente sono dei maschi. Però fatti a tasti di preciso, fatti di pelle, di carne. Vedete? Proprio pelle. E qua ovviamente c'è anche la pelliccia per dare ancora più eros. Qui c'è uno che entra e esce con la valigia. E lei se ne è tipo accorta, come se fosse stata scoperta dal marito mentre sta facendo un party sessuale con 4 maschi. Cioè, è incredibile. Proprio folli. Queste qua un po' stile 600. Boh, queste qua sono difficili da capire, ragazzi. Adesso... Poi c'è questa anche, è vero. Questa qua, è vero. Che ci si incastra... Vedete, queste si incastrano perfettamente. Anche il cane, addirittura. C'è la spina per incastrarsi. Nel senso che tu crei il tuo mondo a tuo incastro, in base a come vuoi. Ce ne sono altre che ho saltato. Perché sono tutte sparse. Ecco, queste bellissime. Anche queste, le cicatrici. Guardate. Guardate. Cicatrici, guarda che faccia da pazzi. Il triangolo, il cerchio, il quadrato e la X. Proprio belle pese come cicatrice. Tra poi. Cioè, tra l'altro. No, altre no. È una bella addormentata sta qua. E poi, ragazzi, concludiamo. Volevo far vedere quella lì, ma non riesco a trovarla. E poi lo spot di David Lynch, che è quello uno dei più strani. Dead by Degrees, bellissimo gioco. No, non riesco a trovarlo. La troverò, Non si trova quasi mai. Vediamo se adesso viene fuori. Mr. Moschito, madonna, che gioco. Che gioco. Folle. Veramente folle come gioco. C'erano dei giochi su PlayStation 2 malatissimi, sessualizzati. Vogliamo parlare anche di quello della ragazza gigante lì, come cazzo si chiama? Giant Girl. Giant Girl, come cazzo?
Demolition Girl, questo qua. Questo qui. Cioè, questo è proprio giapponese malà. Vabbè. Però folli. No, non riesco a trovare. Questo è un altro? No, non c'entra niente. È che ce ne sono così tante. Guarda te che non appare più, Adesso vediamo quella di Lynch e basta. Però volevo farvela vedere. No, perché sennò sembra che dico balle, capito? Invece no, quella pubblicità lì c'è. C'è come? Vediamo qua. Non rivedrai questa galleria di... E poi è strano. You will never unsee. Tu non vedrai mai. Però è doppio negativo, quindi vuol dire che lo vedrai tante volte. Questa galleria di pubblicità per PlayStation 2 molto grottesche. Cosa ha scritto Viper? Roba come questa ancora fanno scuola parecchie console. Assolutamente, ma quello che ha fatto PlayStation 2 è qualcosa di inarrivabile. Anche questo. Il tipo che si gonfia la bambola gonfiabile anche qua di pelle fatta a tasti della PlayStation. Eccola, ragazzi. Visto che c'è, non vi ho detto una balla, non era un clickbait. Leggiamo un attimo queste cose. Allora, corpi smantellati, perforati e bambini neonati con i tatuati. Sniffatori di capi intimi, mutazioni contorte. Questo è come l'agenzia di pubblicità vendeva la PlayStation 2 in Francia. Questo in Francia in particolare, perché i francesi sono più perversi degli altri, giustamente. David Lynch ha creato la pubblicità della PlayStation 2, però a Parigi hanno addirittura spinto ancora di più. Vediamo. Queste abbiamo già viste. Le cose un po' sessuali, poi inquietanti, cioè malate. Poi questo non va bene ancora. C'è qualche cosa che deve condurre a una specie di orgia smembrata, che è questa appunto che abbiamo messo, che naturalmente ha portato a situazioni come queste dove nasce uno adulto, già formato adulto, tipo di 30 anni, cioè, o queste appunto, il bambino tatuato. È meglio che tu ti trattieni da diventare troppo eccitato. Eccola qua, ragazzi, guardate anche questa. Che follia. Guardate. Tutti i pezzi con le molle. Francesi malati. Tieni i tuoi vestiti su, infatti, cioè, è nuda, però ovviamente abbiamo visto che ha un corpo da uomo e viceversa, la testa da donna. Pratica sesso sicuro col cane lì. È l'unico modo per salvare la faccia e guadagnare il rispetto dei tuoi pari, appunto, con i tatuaggi. Oppure fai quello che vuoi. Vabbè, qui è tipo la pelle del corpo spelata. Cioè, veramente pazze. Ecco, allora dai, vediamo quella di David Lynch che abbiamo finito. Comunque, avete visto? Non vi stavo dicendo balle. Veramente eravamo a livelli assurdi. Allora, vediamo quella di Lynch. Allora, PS2 Lynch ads. Ah, anche quella del Bambi l'ha fatta lui. La più famosa è questa qua. Vediamo, ragazzi.
Benvenuto nel terzo luogo. Qui richiama molto Eraserhead, ragazzi. Questo inizio qua che c'è il fumo e c'è questo tipo che c'ha un po' i capelli come il personaggio di Eraserhead. E poi la papera alla fine richiama molto Rabbids di Lynch. Belli inquietanti Rabbids. Comunque, cazzo, questa che abbiamo già vista. L'abbiamo vista, ragazzi. È veramente pazza, veramente... boh, veramente fuori dalle righe. Qui c'è il making of della pubblicità. Se volete guardarlo ci trova. Niente ragazzi, siamo arrivati esattamente, anzi abbiamo sforato 10 minuti. Io spero che vi sia piaciuta questa live. Se avete altre domande, cose, fatele adesso perché vediamo di rispondere. Insomma è andata molto bene, secondo me abbiamo cercato di vedere un po' il più possibile. Abbiamo cercato, insomma, in quanto abbiamo fatto, un'oretta e 45, di vedere un po' il meglio di tutto. Ovviamente non si può vedere tutto, cioè abbiamo saltato il Vectrex, abbiamo saltato un sacco di roba, Atari, non abbiamo visto le cose più vecchie, però la live si concentrava sulle cose più pazze. Prima sulle cose divertenti più normali, no, prima sulle cose più normali, più sulle più divertenti, per poi andare sulla console war, le follie commerciali, la guerra spietata, scorretta, per poi arrivare alle cose più fighe, strane, fuori di testa, malate, pesanti, censurabili, eccetera, eccetera. Penso che abbiamo fatto una... Abbiamo esaurito un po' l'argomento, cioè penso che sia stato abbastanza completato. La questione un po' generale di come funzionava il marketing, gli spot, la pubblicità, le advert, le commercial nel mondo dei videogiochi. Abbiamo fatto dagli anni 80 fino a oggi, cioè fino a oggi. Oggi abbiamo visto che mediocrità che è con la Switch, abbiamo visto. Però almeno fino a metà anni 2000 abbiamo visto com'è cambiato. Com'è cambiato tutto. Cioè abbiamo visto la differenza tra gli anni 80, gli anni 70 abbiamo visto anche, perché nelle TV c'era qualcosa forse anni 70. Comunque abbiamo visto poco dei 70, abbiamo visto 80, 90 e 2000, abbiamo visto la differenza. Ovviamente poi ragazzi io parlo di più di quello di cui mi intendo, cioè nel senso io sono di quell'epoca lì, è ovvio che ho più interesse quello, però mi interessa ovviamente anche tutto quello che è più vecchio di me. Niente, se non avete più niente da dire ragazzi, io sono contentissimo di come è andata, siete stati parecchi, la chat comunque è stata attiva, siete stati presenti, mi fa piacere, spero che vi sia piaciuto, la live rimane qua senza problemi, non mi sembra che ci siano tanti contenuti in Italia, cioè tanti video, che forse non ce n'è neanche uno, non lo so. Insomma, un video che parla un po' in modo completo, che le faccia vedere, faccia un po' un sunto, un po' della filosofia che sta dietro le pubblicità nel mondo dei videogiochi, facendo un po' una scaletta temporale, vedere l'evoluzione, facendo qualche osservazione, parlando anche un po' a 360 gradi del mondo che ci sta dietro queste pubblicità. Comunque io penso di averla fatta in questa live. Se invece c'è qualcosa che mi è sfuggito, qualche cosa di importante che ho dimenticato, ci sono i commenti apposta. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, aggiungete, dite la vostra, aggiungete se avete trovato degli errori, delle cose, qualcosa che ho dimenticato, insomma commentate, condividetela con chi secondo voi la può trovare interessante. E poi potete seguirmi, se volete abbonarvi per sostenere il canale. Adesso qui lo sto dicendo un po' inutilmente, nel senso che in chat ci sono gli abbonati, però ci siete voi che mi sostenete, vi ringrazio anche per aumentare, perché state aumentando piano piano, mi fa piacere, perché io mi sto impegnando molto, non so se vi state rendendo conto, mi sto impegnando molto per il canale, per portarvi contenuti sempre migliori, e questa settimana ne vedrete altri di video fatti molto bene, fatti al meglio che posso per parlare di argomenti che reputo importanti. E poi seguitemi su Instagram e TikTok e entrate su Discord, va bene? Alla prossima e buonanotte ragazzi.